e con una meravigliosa alba dal cielo sudamericano, il mio viaggio ha inizio. Bene, sono arrivata all'aeroporto di Lisbona, che è il primo scalo che farò. Adesso quello lungo, da Lisbona arriverò a San Paolo. Il comandante Marvin Avera. Ok, è arrivata anche all'aeroporto di San Paolo. Qui devo fare soltanto scalo, ma devo comunque sia fare il check-in. Quindi il volo più lungo fatto, 10 ore, ma sì, adesso un po' state, un po' dormito, un po' guardato qualcosa e basta. Quindi adesso vado a prendere l'ultimo volo e arrivo finalmente a Buenos Aires. Ce l'ho fatta, sono arrivata a Buenos Aires. Adesso sono qui all'aeroporto e qual è il piano? Allora, adesso sto aspettando che la ragazza che mi ospiterà per i prossimi giorni mi dia conferma di poter andare da lei. Sto appunto utilizzando il couchsurfing per fare qualche giorno appunto qui a Buenos Aires, per insomma scoprire un po' la città tramite qualcuno che ci abita. Sono partita dall'Italia l'8, la moto parte in nave il 22, per però aspettare poi un mese e mezzo, insomma circa, in Uruguay. Queste piattaforme di condivisione tipo il Workaway, ho trovato tre fattorie che mi ospiteranno, per cui insomma lavorerò alla pari. Cosa vuol dire? Che praticamente li aiuterò nelle faccende che ci sono da fare nelle fattorie e loro mi danno ospitalità, mi danno vitto alloggio. Perché sono partita prima? Sono partita prima perché ho messo casa mia in affitto, per cui l'ho dovuta lasciare, non tanto per guadagnarci, per avere un'entrata che sarebbe anche quella di avere un'ottima idea, ma per coprire le spese del mutuo, per cui io proprio ho lasciato casa e l'ho messa in affitto, per cui dovendo lasciare casa mi ha ospitato mia sorella per quasi una settimana, però ovviamente non potevo rimanere lì a oltranza in attesa che arrivasse la moto. Quando arriva la moto punto la Patagonia e si inizia. Sebbene io non sia un'appassionata di calcio, vale comunque la pena fare una visita allo stadio Alberto José Armando, meglio noto come La Bombonera. Qui in Argentina, infatti, il calcio è più di un semplice sport, è un vero culto, una religione, e le strade sono piene di murales raffiguranti Maradona e Messi. Ok, allora, sono a Buenos Aires da ieri, sono a casa di questa ragazza che mi sta ospitando in questo barrio, in questo quartiere un po' in periferia che si chiama Barraca. Ma ieri ho fatto un giro senza realmente un piano per il centro della città. Adesso sto andando invece a visitare il quartiere della Boca, e carino qua. Andiamo, vediamo un po' com'è. Il quartiere della Boca, così chiamato perché si trova alla boca, ovvero la foce del fiume Riachuelo, nel Rio della Plata, era originariamente abitato da migranti liguri, e le abitazioni che oggi vediamo così colorate sono il frutto delle vernici che avanzavano dopo che le barche del porto venivano dipinte. Allora, sono qui con Ezequiel,
Hello, hi, hola, ciao. Che è il ragazzo che mi sta ospitando in questi giorni. Siamo nel quartiere di Palermo, che è insomma famoso per il parco. Insomma, lui mi sta un attimino facendo vedere qui attorno, e adesso appunto siamo qui dove ci sono le oche e le paperelle. Hello. In the city you are going to see full of the delivery boys with the Yeah, a backpacks. lot. Yeah, so a lot of them. Always interesting Yes. as part of the culture. Yeah, sure. This park used to have a lot of paint of the white scarf. Yes. I told what you. you told me. Yeah, these are the white scarf. Yeah, it's really. De las abuelas de Plaza de Mayo. But this is May Square, Okay. May Park. Ok. Come da buona tradizione stiamo facendo la carbonara. Abbiamo trovato del formaggio sardo, c'era scritto stagionato, non sembra male in effetti, e Ezechiele sta Hola. grattugiando. Aggiungiamo il pepe. Dai, non sembra così male. Should I open it? Yeah. Okay. Proviamo. Buon appetito. Una delle cose che più amo dell'essere ospitato dalle persone del posto, a parte cucinare la carbonara insieme, è che riescono a spiegarti come mai una guida potrebbe fare i luoghi che visiti. Plaza de Mayo, ad esempio, è una delle piazze dove le madri argentine venivano a protestare alla ricerca dei loro figli scomparsi, i desaparecidos appunto. Indossavano sciarpe bianche, le stesse che ora sono raffigurate un po' ovunque e che sono diventate un simbolo stesso della lotta. A questo punto è d'obbligo una visita in uno dei luoghi dove almeno 5.000 persone sono passate, di cui si sono perse le tracce. L'ESMA, ovvero la scuola militare dove le persone rapite venivano portate, torturate, allontanate dai loro cari e private di ogni umanità. A volte gettati dagli aerei nel Mar della Plata, a volte bruciati, altre volte buttati nelle fosse comuni. Quello dei Desaparecidos fu uno dei capitoli più cupi dell'America Latina che è giusto ricordare.